Rieccoci con un nuovo video e quest'oggi, come potete vedere, con questo meraviglioso mazzo che ho già usato diverse volte sul canale, ossia il mazzo appunto della ruota di fortuna, ovviamente si spera, carte molto belle, particolari, tra l'altro con un effetto olografico, come potete vedere, che crea riflessi, diciamo, arcobaleno e profondità ad ogni singolo arcano, una sorta di, diciamo, 3D casalingo. Ovviamente carte non adatte a chi soffre di fotofobia, questo è importante ovviamente sottolinearlo. Come avrete chiaramente già ovviamente notato, questo è un video ad una sola variante. Diciamo che negli ultimi periodi ho pubblicato molto spesso video a doppia variante, ovviamente per cercare anche di ovviamente accontentare chi ama la doppia variante. Quest'oggi invece ritorniamo a un classico, quindi stesa unica, inerente in questo caso una situazione molto specifica, quindi per chi di voi abbia ad oggi in essere una storia segreta con un uomo, comunque con una persona sposata, ovviamente impegnata, d'accordo? Quindi anche fidanzata, convivente. Come ovviamente procederà tra di voi questa storia entro i prossimi 3-4 mesi, grosso modo durante il periodo autunnale, quindi quale eventuale evoluzione, eventi vari, ostacoli, sorprese, novità ci saranno nella vostra storia clandestina, ovviamente con questa persona già altrove impegnata. Quindi, come chiaramente potrete immaginare, avremo bisogno di molte più carte per scandagliare al massimo la questione. Dunque userò il metodo del Palazzo degli Dei, che utilizza ben 13 carte. Iniziamo dunque a mescolare il mazzo di appunto carte della ruota, queste carte con effetto olografico molto belle, e cerchiamo di capire come procederà la vostra storia, la storia con una persona impegnata. Vediamo. Dunque, come appunto potete vedere, qui abbiamo le 13 carte del Palazzo degli Dei, quindi 13 posizioni molto importanti e diverse. Prima carta, prima posizione, ci occupiamo del passato più remoto, quindi oltre qualche settimana fa, qualche mese fa. Seconda posizione, il passato più recente, quindi entro pochi giorni fa, al massimo poche settimane fa. Terza carta, il presente, ovviamente inerente in particolar modo, quindi focus lui, quindi la persona impegnata. Quarta carta, il vostro comportamento nel presente, con un'occhiata anche al futuro. Le due carte centrali, quinta e sesta, rappresentano il blocco, gli ostacoli, quindi vanno lette assieme. Settima carta è inerente a quello che lui vorrebbe. Ottava carta inerente a quello che dovrebbe fare, quindi una sorta di consiglio, diciamo, all'altra persona, per l'altra persona.
Nona carta, cerchiamo di capire come l'ambiente professionale o eventuali problemi economico-finanziari possano influenzare le scelte e le decisioni di questa persona. Carta successiva, ci occupiamo invece di come l'ambiente familiare possa in qualche modo influenzarlo, quindi ovviamente famiglia d'origine, ma anche ovviamente il nucleo familiare con la compagna ufficiale. Ultime 3 carte inerenti il futuro, quindi la terzultima carta inerente a quello che accadrà tra di voi entro pochi giorni, poche settimane, quindi l'immediato futuro. Penultima carta, cerchiamo di capire se eventualmente il destino vi aiuterà e in che modo. Ultima carta, ovviamente, cerchiamo appunto di capire come procederà la vostra storia come responso finale appunto in questo periodo autunnale. Dunque, occupiamoci della prima posizione, ossia il passato. Allora, in questo caso, come appunto potete vedere, abbiamo una carta comunque molto bella e molto positiva, ossia appunto il 3 di denari. Allora ragazzi, il 3 di denari è una carta che parla ovviamente di desiderio, perché parliamo di denari, quindi comunque voi siete sempre piaciute ovviamente a questa persona sin da subito. Questa è una persona che ha cercato, diciamo, immediatamente in qualche modo di collaborare, diciamo, perché il 3 di denari è una carta che parla di collaborazione fruttuosa, ovviamente, con voi, in vista di un fine comune. Questo fine, ovviamente, inizialmente non includeva l'amore né tantomeno i sentimenti, d'accordo? Quindi la modalità attraverso la quale questa persona si è avvicinata a voi, o comunque diciamo quello che ha spinto questa persona ad avvicinarsi a voi, è stata sicuramente la grande attrazione fisica, d'accordo? Quindi 3 di denari parla di chi ha cercato immediatamente di agganciarvi, diciamo, di collaborare con voi, ovviamente perché questa persona era chiaramente spinta da una forte attrazione. Quindi questa persona vi ha desiderato ovviamente sin da subito e vedete che vi vedeva un po' come una sorta di musa ispiratrice, come una sorta di ideale di fascino e ovviamente bellezza. Quindi quello che ha spinto inizialmente questa persona verso di voi non era il desiderio di cambiare partner, comunque di lasciare la compagna ufficiale, la moglie, per in qualche modo appunto unirsi in maniera ufficiale ad un'altra persona, ma comunque il voler, diciamo, godere appieno della vostra presenza nella sua vita. È un 3 di denari, quindi una carta che riporta alla triangolazione. Quindi questa persona è stata sin da subito, diciamo, pronta ad iniziare una storia con voi, consapevole che avrebbe portato avanti una storia parallela. D'accordo? Quindi questa è una persona comunque molto consapevole, perché il 3 di denaro è una carta che parla proprio di chi ha le idee chiare. Almeno in passato le idee di questa persona erano di questo tipo. Aveva le idee chiare, voleva una persona che gli piacesse molto da un punto di vista estetico e che permettesse ovviamente alle proprie fantasie, ovviamente erotiche, di prendere corpo, di prendere forma. D'accordo? Vediamo in seconda posizione il passato, ovviamente più recente, quindi entro chiaramente qualche giorno fa o qualche settimana anche fa. Ecco che cosa è successo, che questa persona ha scoperto invece anche dei sentimenti. Perché vi dico questo? Perché qui abbiamo il cavaliere di coppe. Allora, questa persona è partita, ripeto, con un 3 di denari, quindi desiderio fisico e attrazione. Successivamente però questa persona ha iniziato a provare dei sentimenti, quindi emozioni, per cui abbiamo il cavaliere di coppe. Ora,
Il Cavaliere di Coppe sicuramente non rappresenta, diciamo, comunque un atteggiamento infantile, inesperto, tipico del fante, ad esempio di coppe, ma nemmeno, diciamo, un atteggiamento, se vogliamo, maturo, solido, equilibrato, tipico del re di coppe. È una situazione mediana che ovviamente include, ripeto, sentimento, un importante approfondimento ovviamente del rapporto, cioè questa persona vi vuol bene e vi sente di più, d'accordo? Quindi sente maggiormente anche il feeling emotivo fra di voi. Ovviamente però ancora a livello del cavaliere, quindi non ancora in maniera del tutto matura al 100% come nel caso di un re, ma nemmeno in maniera immatura come nel caso di un fante, d'accordo? Quindi siete sulla buona strada, d'accordo? È chiaro che ciò che guida il cavaliere, come un po' tutti i cavalieri, è sicuramente l'attrazione fisica, quindi nuovamente il desiderio di vedervi, di stare con voi proprio fisicamente, quindi di raggiungervi fisicamente, ma ovviamente anche un desiderio supportato da delle ottime emozioni e sentimenti, d'accordo? Quindi questa persona ha iniziato a provare qualcosa in più. Quindi è una situazione molto positiva perché questa persona, a prescindere che ve lo abbia detto o meno, ha sempre di più voglia di vedervi, bisogno di sentirvi. Anche in caso questa persona non ve l'abbia magari dimostrato o detto, però questa persona sente dentro di sé urgere sempre di più il bisogno di vedervi e di sentirvi, sicuramente rispetto ad inizio storia, d'accordo? Vediamo ora invece nel presente come ovviamente sta evolvendo la situazione. Allora, molto bene, qui abbiamo un arcano maggiore, ovviamente il bagatto, la carta del mago. Allora, innanzitutto questa persona vuole sentirvi o comunque vuole vedervi a breve, perché il matto è una carta velocissima che parla di eventi ovviamente molto belli, concreti, entro chiaramente al massimo un paio di settimane. Quindi questa è una persona che conta di sentirvi e o vedervi entro grosso modo al massimo 1 o 2 settimane, non di più, Questa è sicuramente una persona che vuole concretizzare, come tipico ovviamente del matto, i suoi desideri. È una carta che parla di, ripeto, iniziativa, è una carta che parla di notizie, è una carta che parla appunto di profonda voluttà, quindi di nuovo ritorna il concetto ovviamente dell'attrazione, del desiderio fisico, ma parliamo anche di chi ha una progettualità più ampia in riferimento anche al futuro, perché il matto è il primo arcano. Quindi è colui che dà inizio a tutto, quindi questa è una persona che è disposta, diciamo, a tranquillamente vedere come vada la vostra storia senza farsi frenare da paure o da ostacoli in particolar modo. Cioè, questa è una persona che non si preclude nulla. D'accordo? Quindi è una persona che molto spesso, pensando a voi e alla vostra storia, si ripete: vediamo come procederanno le cose, vediamo fino a che punto siamo disposti ad andare avanti, vediamo come vanno, come andranno le cose, d'accordo? Quindi è una persona che effettivamente non si preclude anche un nuovo inizio, d'accordo? Quindi è una persona che comunque nella testolina ha diverse buone idee in riferimento anche al vostro rapporto. In particolar modo, vi ripeto, questa persona intende cercarvi o comunque sentirvi e incontrarvi presto, perché vuole, ripeto, concretizzare i suoi sogni, i suoi desideri.
Vediamo qualcosa in più circa invece il vostro comportamento. Allora, regina di bastoni. Allora, ragazzi, voi piacete tanto a questa persona, perché la regina di bastoni rispetto alle altre rappresenta quella bella, d'accordo? Quindi la regina che ammalia, che strega, d'accordo? Quindi ovviamente voi cercherete di in qualche modo attirare a voi questa persona ancora di più, mettendo in risalto ovviamente la vostra bellezza e le vostre potenzialità. A voi questa persona piace, perché la regina di bastoni è comunque ovviamente anch'ella particolarmente citata, quindi sicuramente anche voi darete anche in futuro il meglio di voi stesse. Vi sentirete meglio, vi sentirete anche più belle, quindi più appetibili anche proprio grazie al rapporto con questa persona. Avete voglia di piacere a questa persona e farete di tutto sicuramente per piacere a questa persona, però non dimenticando di essere voi stesse, perché la regina di bastoni è una donna molto sincera, una donna molto aperta, ma soprattutto una donna molto spontanea. Quindi voi cercherete, sì, d'accordo, di mettere in risalto i vostri pregi, ma mostrandovi anche un po' a 360 gradi, cioè facendo capire a questa persona che la forza del vostro carattere, come tipico della regina di bastoni, perché è una donna molto forte e coraggiosa, sta appunto proprio nell'essere voi stesse, o comunque nel non dimenticarvi, diciamo, dei vostri bisogni e delle vostre esigenze. Però la regina di bastoni vede sicuramente appagati e vedrà sicuramente appagati i suoi desideri fisici, quindi vi lascerete andare anche a momenti di grande passione con questa persona, magari proprio anche sperimentando, diciamo, delle forme appunto erotiche o comunque di in qualche modo rapporto che non avreste mai pensato, immaginato di sperimentare, ma che ovviamente il rapporto con questa persona in qualche modo vi porterà a sperimentare, d'accordo? Cioè vi sentirete ancora più libere, prive di tabù, con questa persona, cioè vi piacerà veramente tanto questa persona, molto più ovviamente di chiunque altro, cioè voi vi sentirete proprio una regina al fianco di questa persona, a prescindere dal fatto che questa persona sia legata ufficialmente ovviamente con qualcun altro, ma chiaramente se questa persona cerca voi un motivo c'è evidentemente, perché dall'altra parte non c'è più nulla, tantomeno il rispetto, d'accordo? Vediamo ora, ragazzi, appunto come ostacolo cosa abbiamo. La regina di denari, ovviamente l'altra donna, chiaramente, ma è un classico in situazioni di questo genere, e il mondo. Perfetto. Allora, ragazzi, è chiaro che questa situazione è piuttosto, diciamo, emblematica, cioè qui stiamo parlando di una storia, la vostra, con una persona impegnata. Ovviamente, per quanto concerne i tarocchi, la regina di bastoni e la regina di coppe rappresentano la consultante, e voi siete già ampiamente uscite ovviamente come regina di bastoni. L'altra donna, la rivale, è la regina di denari e la regina di spade, o una o l'altra. Ecco, in questo caso ovviamente è uscita la regina di denari. Allora, questa è una donna, cioè la compagna, quindi moglie, fidanzata o che dir si voglia, è una donna ovviamente molto vendicativa e rancorosa, regina di denari in accezione negativa, è una donna capricciosa che fa sceneggiate madre allucinanti, è una donna molto infantile ed è una donna che scende al ricatto. In quale ambito? Parliamo di una regina di denari, quindi fa leva sul denaro. Cioè questa donna potrebbe già aver anche in passato minacciato questa persona di, diciamo, tagliargli i fondi o comunque di provocargli problematiche da un punto di vista economico-finanziario in caso lui abbia tentato di allontanarsi da questa donna.
Perché vi dico questo? Perché la carta del mondo rappresenta ovviamente l'ultimo arcano maggiore, quindi il percorso del bagatto che si compie, quindi chiuso un ciclo, ovviamente se ne ricomincia uno nuovo. Quindi questa è lui, una persona che ha già pensato in passato di chiudere il rapporto con questa donna, questo ve lo confermo. Quindi a prescindere dalla vostra presenza nella sua vita, tra lui e questa donna ci sono già stati momenti di crisi, momenti in cui lui aveva già pensato e probabilmente aveva già comunicato a lei l'intenzionalità di chiudere il rapporto. Quindi di chiudere un ciclo per iniziarne uno completamente nuovo, il mondo. È chiaro che lei ha, diciamo, utilizzato dei mezzucci meschini e squallidi per impedire a questa persona di spiccare il volo e quindi di essere felice, ovviamente lontana da se stessa, facendo leva sul denaro. Quindi molto probabilmente è scesa a ricatti o comunque ha fatto capire a quest'uomo che evidentemente senza di lei lui avrebbe fatto fatica a supportare la propria quotidianità. Ora, o è lei la ricca tra i due, cioè o è lei che ha molti soldi, magari proprio per famiglia, o è lei che guadagna più di lui, o è lei che gestisce il denaro della coppia. Come lo gestisce però? Male, perché la regina di denari, in accezione negativa ovviamente, è una donna che non tende al risparmio, quindi è una donna che tende a sperperare e a vivere al di sopra delle sue capacità e possibilità economiche. Quindi potrebbe lei, con il suo comportamento infantile e sconsiderato, aver provocato degli ammanchi importanti nell'ambito di questa coppia. Motivo per cui loro potrebbero aver avuto in passato problemi economici, perché lei è una donna capricciosa, infantile, viziata, per cui evidentemente lei ha sperperato il denaro. È chiaro che obiettivamente si sono trovate in difficoltà nel momento in cui lui ha cercato di lasciarla, ha trovato questi paletti, ma provocati da un'incapacità di lei di gestire il denaro o comunque da forti uscite dovute ai suoi capricci, ai capricci di lei. O comunque, ripeto, è una donna che ha fatto capire a quest'uomo che sicuramente in caso di separazione e divorzio lei non gli avrebbe risparmiato neanche un centesimo. D'accordo? Quindi questa è proprio la classica, diciamo, rivale, nemica, che non è rivale perché, diciamo, lui la ama, la desidera in qualche modo o non vuole perderla. Qui non c'è legame. È una donna che semplicemente si è messa di traverso e ha fatto leva e sta facendo leva sul denaro, con ricatti, capricci di ogni genere, e ha impedito a lui, e sta impedendo tuttora a lui, di affrontare l'evoluzione del mondo. D'accordo? Quindi un cambiamento anche di partner, perché il mondo rappresenta anche il chiudere una storia che ormai è arrivata alla frutta, per ovviamente iniziarne una completamente nuova. Ecco, lei con questo suo comportamento glielo ha sino ad ora impedito. Ripeto, a prescindere da voi, quindi probabilmente hanno già parlato queste persone in passato di separazione o addirittura divorzio, comunque di allontanamento l'uno dall'altra, ma lei ha sempre fatto leva abilmente sul denaro. Vediamo ora che cosa lui vorrebbe fare, la luna. Allora ragazzi, sicuramente lui momentaneamente, ovviamente, non se la sente di effettuare, diciamo, un cambiamento ufficiale di partner, quindi non se la sente ovviamente in questo momento di lasciare ufficialmente la compagna ufficiale attraverso una separazione o un divorzio, ma non ha nessuna intenzione di rinunciare a voi. La luna parla di chi
vuol continuare, diciamo, questi incontri, questa frequentazione segreta, perché la luna parla proprio di amori segreti, di grandi passioni tenute momentaneamente nascoste. Perché sottolineo il momentaneamente? Perché la luna, rispetto per esempio al diavolo, è un'oscurità parziale, non è l'oscurità totale del diavolo, quindi questa persona non conta di tenervi a vita come l'altra. O comunque, ripeto ragazzi, a prescindere da voi, questa persona non esclude la possibilità, questo ve l'ho detto dall'inizio, non esclude questa persona la possibilità di cambiare partner, d'accordo? È una persona che, come vi ho detto con la carta del bagatto, comunque ha già una certa idea di come potrebbero andare le cose lasciando definitivamente la compagna ufficiale. Cioè, questa è una persona che ha voglia di prendere aria, E come vi ho detto poco fa, potrebbe già aver comunicato alla compagna comunque della sofferenza, del dolore nello stare al suo fianco e una certa intenzionalità di in qualche modo portare a chiusura il loro rapporto, Quindi questa non è una persona che assolutamente vede come fumo negli occhi la possibilità di cambiare partner, assolutamente, anzi, cioè questa è una persona che ci sta pensando e ci penserà anche in futuro. Quindi lui ha voglia di cambiare. In questo momento, cioè nel momento presente in cui voi andrete a vedere, ad ascoltare questa stesa, chiaramente no, d'accordo? Vuol continuare ad avere con voi un rapporto nascosto, la luna, d'accordo? Ma non vuole assolutamente rinunciare ai suoi sentimenti presenti comunque nella carta della luna, perché ripeto, la carta del diavolo parla di sessualità con finalità ovviamente unica. D'accordo? In questo caso questa persona non vuole solo godere del vostro corpo, questa è una persona che ama anche la vostra anima e vuole continuare a coltivare i sentimenti che vi legano, d'accordo? Seppur prestando la debita attenzione, perché la luna parla di discrezione, di silenzio, di azioni furbe, accorte, quindi anche cercando di non magari confidarsi con amici, eccetera, cioè evitando proprio che possano in qualche modo arrivare a determinate orecchie, quelle della regina di denari, ovviamente il fatto che lui possa avere un'altra persona, d'accordo? Lui vuol far tutto con calma, d'accordo? Perché la luna ha anche tempistiche un po' lente, quindi non stiamo parlando di situazioni veloci, d'accordo? Quindi questa persona non conta di effettuare questo cambiamento entro qualche giorno, ragazzo, qualche settimana, La luna parla di mesi, d'accordo? Quindi sicuramente questa persona conta di effettuare un cambiamento, ma ovviamente con tempistiche decisamente lente, non lentissime, non stiamo parlando della giustizia, ma stiamo parlando comunque di tempistiche medio-lunghe, d'accordo? Però vi ripeto, questa è una persona che effettivamente vuole continuare a vedervi, d'accordo? Con attenzione però e prudenza e con uno sguardo accorto sul futuro, quindi questo sicuramente. Vediamo ora, ragazzi, cosa dovrebbe fare questa persona, quindi una sorta di consiglio. L'appeso, allora, da parte dei tarocchi degli arcani. Allora, in realtà però a questo punto ha ragione, perché al temporeggiare ovviamente, perché l'appeso rappresenta chi si sacrifica ancora per un po', quindi evidentemente lui deve ancora sacrificare questo suo desiderio di stare con voi o comunque di cambiare partner, temporeggiando un po', perché l'appeso rappresenta chi si sacrifica ancora temporaneamente, d'accordo? Per cercare di risolvere alcune situazioni che, vedete, lo tengono ancora legato. Allora, evidentemente la regina di denari ha modo, in qualche modo, di, diciamo, ricattarlo, comunque di far leva su problematiche di tipo economico-finanziario, situazioni che lui evidentemente deve risolvere per non avere guai futuri, perché l'appeso in realtà dà ragione a lui, cioè deve ancora aspettare,
nel liberarsi definitivamente da questo rapporto zavorra, perché ci sono ancora delle situazioni legate evidentemente all'aspetto economico-finanziario del rapporto con la regina di denari, quindi del rapporto con lei, che evidentemente lui deve ancora stabilizzare o comunque sistemare. Cioè evidentemente queste due persone hanno magari qualcosa in comune, magari sono soci in affari, piuttosto che magari hanno una casa in comune da dividere, ad esempio in caso di vendita. Cioè queste due persone devono ancora, diciamo, attendere, lui in particolar modo, il momento giusto per staccarsi da lei. Questo non sarebbe il momento giusto. Quindi evidentemente gli arcani stanno dando ragione a lui, cioè nel momento presente sarebbe un azzardo, eventualmente un rischio troppo elevato, che potrebbe portare appunto all'insuccesso e al fallimento, in caso lui decida di, per esempio, lasciare l'altra, d'accordo? Quindi anche gli arcani, proprio come lui, sono scettici sulla possibilità del farlo ora, ma del farlo tra un po' di tempo, d'accordo? Quindi non nel non farlo, ma nell'attendere evidentemente i tempi giusti, perché al momento, nel momento presente, non sono ancora maturi i tempi, quindi evidentemente c'è ancora qualcosa che lo lega a lei, cioè le carte stanno consigliando a lui di temporeggiare ancora un po', quindi ragazzi l'appeso è la carta del sacrificio, quindi di sacrificare i suoi reali sentimenti, di castrare i suoi reali desideri, però ovviamente per cercare di risolvere delle faccende che potrebbero, diciamo, rappresentare un ostacolo o un pericolo per questa persona in futuro, quindi deve ancora temporeggiare. Vediamo ora come l'ambiente, diciamo, professionale, economico-finanziario possa influenzare le sue scelte. 10 di spade, mamma mia. Allora, ragazzi, questa persona sicuramente in questo momento e anche in futuro, ora capisco l'appeso, il dover temporeggiare, avrà delle problematiche economiche, diciamo, di un certo peso, dovute a un 10 di spade. 10 di spade rappresenta una imponente, diciamo, uscita, ma anche per esempio problematiche professionali quali una drastica diminuzione dello stipendio, piuttosto che per esempio una tassazione magari molto forte, piuttosto che 10 di spade può rappresentare anche per esempio la perdita del lavoro, piuttosto che una sorta di disoccupazione legata non necessariamente a lui, magari all'altra compagna, d'accordo? Cioè lei ovviamente della coppia o comunque l'altra persona potrebbe affrontare un momento molto negativo, oppure lui, quindi voglio dire, è una carta che si riferisce ad entrambi, per cui potrebbero addirittura aver bisogno anche di un prestito o comunque del chiedere aiuto ad altre persone. Cioè il 10 di spade è una carta che parla di chi in ambito professionale non sarà particolarmente felice, potrebbero avergli per esempio promesso un aumento di stipendio che non arriverà, oppure potrebbe perdere magari molta clientela d'improvviso, cioè potrebbe in qualche modo vivere delle fluttuazioni eccessive per quanto ovviamente concerne per esempio il denaro. Questa situazione causerà il 10 di spade, quindi una situazione diciamo di disagio e di turbamento. Quindi voi potreste vedere questa persona magari non proprio felice, non proprio brillante al top, proprio perché sicuramente questa persona attraverserà un momento da un punto di vista economico particolare, d'accordo? Per cui dovrà rimboccarsi le maniche, come tipico del 10 di spade, e ricominciare a lottare, d'accordo? Per esempio riacquisendo delle posizioni, magari nell'ambito di una azienda, ricominciando proprio a darsi veramente da fare per riuscire a raggiungere determinati risultati, d'accordo? Quindi, ripeto, potrebbe avere delle problematiche in ambito professionale, non necessariamente lui, l'altra persona magari, o addirittura in caso peggiore entrambi, d'accordo?
Ecco, situazione che evidentemente richiederà da parte di lui una certa attenzione, d'accordo? Quindi sicuramente ora si comprende l'appeso, quindi il consiglio degli arcani, cioè di non fare il passo più lungo della gamba, cioè stai attento, d'accordo? Quindi non accelerare troppo i tempi, castra momentaneamente i tuoi desideri perché qui potrebbero esserci dei problemi in ambito professionale e quindi ovviamente ragazzi è di rimando anche in ambito economico-finanziario. D'accordo, magari proprio lei potrebbe avere dei problemi in ambito professionale. Ora è un 10 di spade. Le spade parlano di silenzio, di nascondimento, quindi non è detto che lui ve ne parli. Dunque, mi raccomando, da parte vostra anche discrezione, perché potrebbero essere magari questioni dolorose che potrebbero comunque preoccuparlo e di conseguenza questa persona potrebbe proprio aver bisogno ovviamente del vostro supporto, d'accordo? Quindi empatia e tatto di cui sicuramente la regina di bastoni usufruirà in maniera assolutamente meravigliosa, dolce e tenera, d'accordo? Quindi voi riuscirete proprio a diciamo far passare dalla mente di questa persona quando è con voi ovviamente brutti pensieri, poi per il resto ci saranno perché comunque 11 di spade, quindi un po' di delusione in ambito professionale e anche ovviamente di rimando in ambito economico. Allora, vediamo in ambito familiare se ci saranno invece notizie consolanti. Sì, meno male, povero, perché allora qui abbiamo l'asso di coppe, ovviamente sicuramente familiari, quindi genitori piuttosto che fratelli e sorelle in qualche modo correranno in aiuto di queste persone, cioè sicuramente porteranno una situazione di maggior sollievo rispetto a questo 10 di spade. Ora, vi avevo detto che potrebbero chiedere un prestito, aver bisogno del prestito di denaro da parte eventualmente proprio di questi parenti che compaiono con l'asso di coppe. Quindi sicuramente questa persona riceverà appunto l'aiuto da parte dei suoi familiari o comunque di persone che evidentemente sono legate appunto a lui o a lei o ad entrambi da affetto, perché parliamo di un asso di coppe. Quindi una carta che parla di notizie, notizie positive, d'accordo? Quindi sicuramente questa è una persona che riuscirà a stare a galla grazie proprio all'aiuto della famiglia di origine, perché generalmente l'asso di coppe si riferisce ovviamente alla famiglia di origine, d'accordo? Quindi genitori, ripeto, fratelli, sorelle o comunque amici di vecchia data, conoscenze importanti però ovviamente, quindi i legami con persone da tempo e a cui si vuol bene, ovviamente. Ecco, persone che saranno disposte ad aiutarlo o aiutarli, d'accordo? Quindi sicuramente la situazione non prenderà una piega molto negativa proprio grazie ovviamente a queste buone notizie che perverranno da questi parenti e familiari, perché l'asso di coppe parla proprio del nucleo domestico, d'accordo? Dell'ambiente casalingo, quindi ovviamente qualcuno potrebbe proprio aiutarli da un punto di vista pratico, d'accordo? Potrebbe proprio materialmente portargli ad esempio del denaro. D'accordo, è tipico dell'asso di coppe, quindi l'aiuto da parte di un familiare che andrà in qualche modo a lenire questa situazione piuttosto pesante del 10 di spade. Ora vediamo in appunto terzultima carta, terzultima posizione, il futuro bellissimo. Allora, qui abbiamo la carta delle stelle. Allora, ragazzi della stella, sicuramente tra voi e questa persona le cose andranno molto bene. La carta delle stelle parla di sogni, parla di speranze che ovviamente si realizzano, quindi sicuramente tra voi e questa persona le cose andranno veramente molto bene. È una carta che parla di, diciamo, speranze, appunto, desideri, immaginazione, fantasie che prendono corpo.
È una carta che parla di comunicazioni, più di una comunicazione, e ovviamente anche chiaramente di incontro, d'accordo? Comunque tutto ciò che voi ovviamente andrete a desiderare in riferimento a questa persona ovviamente si realizzerà, in particolar modo, ripeto, contatti e ovviamente anche incontro. È una carta che parla di sentimento, quindi sicuramente tra voi e questa persona si approfondiranno ulteriormente i sentimenti. Diciamo che le stelle rappresentano un po' l'anticamera del grande amore, d'accordo? Quindi vi state affacciando ad una fase molto importante da un punto di vista ovviamente sentimentale, cioè il vostro rapporto diventerà comunque molto bello, molto più sentito proprio sentimentalmente ed emotivamente parlando. La carta ovviamente delle stelle si riferisce sicuramente appunto a quindi una sorta di rapporto ideale presente sia ovviamente in voi che anche nelle speranze dell'altra persona, che andrà man mano ovviamente nel tempo costruendosi e ovviamente realizzandosi. Quindi ripeto, è una carta molto bella che parla anche di tanti momenti di dolcezza, tenerezza, quindi non solo erotismo, d'accordo? Non solo sessualità pratica, gita, ma anche quei piccoli momenti di dolcezza, di tenerezza, quegli sguardi, quel romanticismo in più che tra di voi ci sarà. D'accordo? Quindi è una carta molto dolce, la carta delle stelle. Parla sì di passione, d'accordo? Ma è una passione sempre filtrata dal sentimento, quindi dalle speranze, dalle fantasie, proprio dal sognare ad occhi aperti. Quindi è come se appunto obiettivamente tutto ciò che avete magari sognato e sperato potesse accadere tra voi e questa persona, ecco che in qualche modo andrà ad accadere. Ovviamente step by step, perché la carta delle stelle non rappresenta tempistiche proprio velocissime, d'accordo? Non è una carta ad esempio veloce quanto il matto, il bagatto, è una carta diciamo un po' più lenta, quindi step by step andrete a diciamo vedere un'evoluzione più concreta e anche più romantica del vostro rapporto. Vediamo ora ragazzi se in penultima posizione la sorte in qualche modo vi verrà in aiuto. Certo, addirittura abbiamo la carta della ruota di fortuna, quindi sì, certo. Allora, il destino ovviamente vi verrà in aiuto, il karma, proprio perché la ruota di fortuna parla di, diciamo, momenti fortunati da cogliere ovviamente al volo, tipico della ruota di fortuna, che ovviamente porterà voi e questa persona ad avere meno difficoltà nel vedervi e nel sentirvi. Quindi paradossalmente, nonostante le sue preoccupazioni inerenti al suo aspetto economico, finanziario e professionale possano andare ad aumentare, ve l'ho detto con quel 10 di spade, in realtà tra di voi le cose andranno a migliorare e ovviamente riuscirete per, diciamo, ecco, colpo di fortuna a vedere e sentire più volte questa persona. È chiaro che, ripeto, la ruota di fortuna parla di un destino che vi viene in aiuto, ma poi starà a voi cogliere il momento e le modalità giuste. Però è una carta che parla di comunicazioni, è una carta che parla di incontri comunque, è una carta che parla proprio dell'evolversi di situazioni che inizialmente possono risultare stagnanti o comunque un po' bloccate, per poi sbloccarsi per aiuto del destino, del karma, d'improvviso. D'accordo? Cioè voi potreste per esempio aver rimandare più volte magari un incontro e poi riuscire a in qualche modo organizzarlo così d'improvviso sull'unghia, grazie magari appunto all'aiuto del destino. D'accordo? Quindi sicuramente il karma vi aiuterà. Evidentemente ragazzi il karma vuole questo legame, o comunque vuole che vada avanti fra di voi. Quindi ripeto, sicuramente è una carta che parla di evoluzione, la ruota di fortuna, quindi una ruota che appunto ricomincia a girare, quindi
ripeto, momenti molto più fortunati rispetto al passato che vi permetteranno appunto di vedervi e sentirvi di più, e quindi chiaramente anche di in qualche modo approfondire maggiormente il vostro rapporto, d'accordo? Quindi una carta molto bella, perché parla proprio del destino, del karma, che interverrà a vostro favore più di una volta. Quindi evidentemente è una situazione proprio destinata, cioè ragazzi, questa persona è destinata a far parte della vostra vita, d'accordo? Per un periodo più o meno lungo, però chiaramente questa persona è destinata, perché altrimenti la carta del karma per eccellenza non sarebbe mai ovviamente stata estratta, d'accordo? Quindi evidentemente avrete anche una grossa mano proprio da parte del destino. Vediamo ora, ragazzi, invece in appunto ultima analisi, che cosa accadrà, che carta meravigliosa in futuro, quindi complessivamente questo autunno con questa persona. 6 di bastoni. Allora, come vedete qui c'è una persona ovviamente festeggiata, quindi portata in giubilo, quindi fuori di metafora, ovviamente voi sarete finalmente al centro dell'attenzione, dei pensieri da parte di questa persona, cioè voi vi sentirete molto gratificate perché questa persona appunto vi cercherà. 6 di bastoni. I bastoni rappresentano le azioni pratiche, d'accordo? Quindi questa persona non si fermerà solo a pensare a voi, non è una carta di spade che rappresentano generalmente appunto il mentale. Qui abbiamo un'azione pratica, un'azione diretta, cioè questa è una persona che ovviamente vuole e vorrà portare avanti la situazione, non ci sono allontanamenti, non ci sono rotture. È una carta che parla di incontri, bastoni molto passionali, dove emergerà molto la vostra persona. Cioè questa persona vi apprezzerà e stimerà molto di più e sempre di più, ripeto, step by step, ma questa è proprio la classica persona che sempre di più si lascerà coinvolgere in questo rapporto, che ha sempre come, diciamo, collante principale la sessualità e l'attrazione, perché è un 6 di bastoni, questo sicuramente. Voi ovviamente darete il meglio, logicamente, di voi stesse, perché appunto il 6 di bastoni parla appunto di appagamento, anche fisico molto importante. Parla di ripetuti e diversi incontri. Tra l'altro, ovviamente, voi rivedrete a breve questa persona, perché il 6 di bastoni, come tutte le carte mediane di bastoni, 4, 5, 6 di bastoni, ci parla di eventi che avvengono entro al massimo un paio di settimane, d'accordo? Quindi sicuramente entro, diciamo, la prima decade del mese di ottobre voi andrete a vedere ovviamente questa persona, grosso modo, quindi le tempistiche sono molto veloci. Ecco che appunto l'incontro e anche i successivi saranno molto belli, dettati da comunicazione, passione e, ripeto, una stima che accresce sempre di più nei vostri confronti, d'accordo? Quindi questa persona, diciamo che scoprirà sempre di più, giorno dopo giorno, incontro dopo incontro, il vostro grande valore. Ripeto, grande passione. Incontri che però potrebbero appunto non essere lunghissimi, cioè 6 di bastoni parla di tanti incontri molto belli, ma non necessariamente lunghi, quindi potreste magari non stare insieme ore ed ore o trascorrere il classico weekend fuori porta, d'accordo? Magari anche incontri brevi, fugaci, ma molto molto appassionati, d'accordo? Perché è tipico del 6 di bastoni, cioè il cogliere, diciamo, la felicità e la gioia nelle piccole cose, d'accordo? Quindi anche per esempio una telefonata, una videochiamata, quindi comunque situazioni, diciamo, di fortuna, ruota di fortuna, che però non saranno di poco conto, d'accordo? Perché serviranno ad accrescere il legame, ad approfondire il sentimento e le emozioni che provate l'uno per l'altra. D'accordo? Quindi, ripeto, entro poche settimane, pochi giorni addirittura, incontro,
Ce ne saranno ovviamente altri, comunicazioni assolutamente a non finire, un approfondimento importante del rapporto, nonostante, ripeto, lui affronterà e sta affrontando, probabilmente già, un momento di difficoltà, questo 10 di spade in ambito professionale, quindi economico-finanziario. Però, ripeto, sicuramente al di là di questo, tra di voi le cose andranno molto molto bene. Ripeto, incontri anche non necessariamente lunghi, magari diciamo mordi e fuggi, ma dove obiettivamente voi sarete molto molto felici, d'accordo? E che nonostante le tempistiche andranno ad aumentare, ad accrescere il desiderio e il legame che c'è ovviamente tra di voi, comprensivo ovviamente anche di sentimenti. Quindi carta veramente molto molto bella, il 6 di bastoni, una carta che parla di successo e ovviamente di, ripeto, stima, apprezzamento, riconoscimento del valore proprio per quanto concerne la figura ovviamente del consultante da parte del soggetto della stesa. Quindi, stesa che ovviamente termina qui, come avrete notato ovviamente una stesa molto bella, molto positiva, chiaramente per voi, ovviamente non per l'altra coppia. Eventi che ovviamente si verificheranno entro breve tempo, un'evoluzione costante e ovviamente molto positiva tra di voi della situazione. Dunque ragazzi, che dire? Come sempre ovviamente mi raccomando per quanto concerne ovviamente voi, forza, coraggio, determinazione, ma la regina di bastoni ne ha da vendere. Ovviamente buoni incontri prossimi che abbiamo detto ci saranno e saranno molto passionali al di là della lunghezza e ovviamente come sempre buon percorso karmico che vi verrà in aiuto con questa ruota di fortuna e come sempre ovviamente a presto.